Signori, buonasera, bentornati, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Bentrovati sul canale. Allora, prima di cominciare voglio fare un avviso al volissimo, così non ve perdo subito, non me skippate, spero. Volevo dirvi che, come ho già detto nello scorso video, lascio nella descrizione, vi lascio un link per fare delle donazioni alla ricerca medica per quanto riguarda il Movember. Quindi dal video scorso fino a fine novembre lascerò questo link e voi se volete potete visitarlo e fare una donazione di quanto volete, se lo volete, in modo da poter aiutare insomma la ricerca medica per quanto riguarda tutte quelle ricerche che coinvolgono le malattie agli organi genitali maschili, quindi diciamo prostata, testicoli, eccetera. È strano dire testicoli in un video, vabbè. Allora, seconda cosa, visto che oggi è per voi venerdì, per me è giovedì e sono le 19:49, vi lascio anche, se voleste supportare il canale, in fondo alla descrizione un link affiliato a uno store che si chiama Epoca Barberia, che molto probabilmente conoscerete. Se vi salvate questo link nei preferiti e quando andate a fare un acquisto entrate da quel link, ogni volta che farete un acquisto a me arriverà una percentuale che equivale, ho controllato alla fine, al 10%. Quindi se volete fatelo, se non volete non mi offendo, se volete comprare da altri store perché vi conviene fatelo assolutamente, non c'è assolutamente nessun tipo di problema perché io non sono affiliato a nessuno di questi store, anzi quando mi capiterà farò link di affiliazione con altri store, ma ovviamente voi siete sempre liberi di poter fare quello che vi pare. Basta, annuncio promozionale terminato. Passiamo al video di oggi. Che cosa utilizziamo oggi? Allora, vediamo un po' il nostro hardware. Voglio riutilizzare, perché adesso vi spiego perché. Voglio riutilizzare lo stesso rasoio e pennello che ho utilizzato nel video scorso. Quindi Miele R41 con manico del Goodfellas Impero come rasoio e il pennellino in cavallo che ho trovato al supermercato qui in Spagna, prodotto da Semog, per questo marchio che si chiama Deliplus. Perché vi li voglio far rivedere? Perché mi sono reso conto che sono un po' un clown e alla fine ve l'ho mostrati ma non vi ho detto più di tanto. Durante il video l'altro giorno vi parlavo delle geometrie del sto rasoio. Sì, poi ve le faccio vedere, poi mi sono proprio dimenticato. Quindi, vabbè. Però cambiamo il sapone. Continuiamo la nostra avanscoperta con i prodotti del banco spagnoli e oggi vi voglio portare la toca. La toca, no la toia, perché in spagnolo la J si pronuncia H, la J. Come il caffè quando esce dalla moka, no? Che fa. L'ho già detta questa cosa, però per chi se la fosse persa, insomma. È una crema particolarmente, insomma, buona perché in realtà tra i prodotti da banco è difficile trovare qualcosa di veramente cattivo, specialmente poi considerando quello che è il rapporto qualità-prezzo, insomma, costa ne per 20, gli perdoni la qualunque. Questa, se la Lea non mi è piaciuta come profumazione, questa la adoro. E poi ve la descrivo perché mi porta in un posto in particolare. Quindi, cominciamo. Voglio farvi vedere una cosa, una poracciata proprio, Sono riuscito a reperire una ciotola, però. Vabbè, mo ve la faccio vedere. Questa, ok? La ciotolina carina. Questa in realtà la settimana scorsa conteneva dell'hummus che ho comprato al supermercato, solo che sono molto goloso, quindi l'ho finito veramente in breve tempo. Però adesso la ricicliamo e ci facciamo i nostri bei montaggi, perché come già vi ho ribadito, insomma, vi ho detto in uno dei passati video, a me non mi piace prendere la crema, metterla in mezzo al ciuffo, lo trovo scomodo dover mescolare con la mano, anche perché faccio casino, non so buono, quindi mettiamo direttamente un pochettino di sapone, di crema anzi, adesso mi stacca dell'asciugamano, scusate. Mettiamo un pochettino di crema dentro la nostra bella ciotola. Nel frattempo il tappo mi si è tutto sporcato di crema, è diventato scivoloso. Quindi mettiamo, non lesiniamo, vai, così. Sì, tanto il pennello è piccolo. Vai, un altro goccetto. Così, ok? E procediamo a incorporarlo con il nostro bel pennellino in setola, diciamo in coda, in pelo di coda di cavallo. Ecco. Allora, ci sciacquiamo le mani. Prima di cominciare voglio farvi notare il dettaglio del marchio. Lo faccio vedere dritto perché sennò il marchio che è, no, è stampato inciso nel legno, perché questo è proprio
un manico di legno, cioè molto carino, perché per essere un pennello che costa 6,50 € probabilmente ci hanno messo un ciuffo da 2 soldi, però il manico almeno è bello, dai, ci sta. Diamo un'altra bagnatina al nostro pelo di cavallo, che nel frattempo si era un po' asciugato. Gli diamo una bella sgrullata perché queste creme sono già, insomma, hanno già più acqua, no? Rispetto ai saponi duri, ai saponi in pasta. Ecco qua. Io ho cominciato a radermi facendo il montaggio in ciotola. Poi però ragazzi, quando ho scoperto il montaggio in viso mi si è rivoluzionato il mondo, quindi lo preferisco di gran lunga, ecco. E la ciotola la utilizzo soltanto per fare un leggero premontaggio, per incorporare il ciuffo. Ecco, questo è quello che non mi piace fare a mano. Preferisco farlo direttamente con l'aiuto di una ciotolina, ecco qua. E poi così posso raccogliere tutto il prodotto. Mi sono dimenticato, come al solito, di ripiegarmi sta giacca. Ecco qua. Sotto si vede la canottiera, nascondiamola perché insomma non è proprio carino. Mi do una sciacquata alla faccia, arrivo subito. Ovviamente l'acqua non può essere calda perché qui abbiamo una caldaia del 1800. Sai quando senti l'acqua calda sulle mani, però poi te la metti in faccia ed è fredda? E quindi perché la sento calda? Perché probabilmente ho le mani ghiacciate, perché non fa freddo qui, assolutamente no. Si nota che sto un po' più a palla oggi, sarà che non so le 11:30. Vai, cominciamo. Faccia, vai, leggermente inumidita, eh. Cominciamo con questo bel cavallino. Allora, il nodo di questo pennello misurato un po' alla Carlona con righello, non c'ho un calibro appresso, raga, scusate. E dovrebbe essere un 21 mm. Che sinceramente per quanto mi riguarda, insomma, cioè non disprezzo i ciuffi piccoli. C'è chi ama sti bei ciuffoni grossi, per carità, sono bellissimi. Però se poi vi capitano ciuffoni con manici grossi e tozzi come quello dell'Omega Roma, se sei uno come me che insomma, c'hai le mani piccole, diventa scomodo, diventa tendinite. Quindi apprezzo particolarmente in realtà i nodi un pochino più piccolini. Tra l'altro, visto che insomma anch'io sono un po' caduto nelle tentazioni, ho comprato un paio di pennellini, solo che mi arriveranno a casa in Italia, quindi non li vedrete per un po' di tempo, insomma. A mio discolpo ho fatto pure una donazioncina sul sito di Movember che vi dicevo, eh. Si fa quel che si può, però è giusto che sia così. Se io vi invito a fare una cosa che ritengo giusta, penso che sia, insomma, corretto rimanere coerenti, no? Con quello che si dice, no? Che io vi dico fate la donazione e poi io, ciao, me ne sbatto. Allora, questa cremina della Toca, che sta cominciando a montare, me la sto prendendo molto con comodo, eh? Sto mettendo l'acqua proprio poco alla volta. Ha un odore super super rilassante che mi riporta a quando ero un po' più piccolo, perché è qualche anno ormai che non ci vado, quando andavo alle terme di Saturnia. Bellissimo posto, cioè perlomeno insomma per me c'ha tanti ricordi, perché ci sono andato spesso quando ero piccolo. Andavo con mamma, papà, facevamo quella, insomma, 2 o 3 orette di macchina, quante sono, non so. E poi ce ne stava una giornata lì alle terme. Attenzione, non è che odora de zolfo o de terme. Odora più che altro degli... cioè, è come entrare negli spogliatoi, no? Non pensate alle terme di Saturno, pensate a una terma in generale, no? Che andare negli spogliatoi e ci sono... insomma, e sono solitamente belli profumati, pieni di creme. Quest'estate sono stato con la mia ragazza al QC Terme, no? E lì sono pieni pure di cremine, di saponi, di prodotti, tutto profumato. Ecco, mi ricorda un po' quel contesto, un contesto termale. E manco a farlo apposta, a dire la verità. Oddio, quando mi sono messa la crema. Per parlare mi distraggo.
Dicevo, manco a farlo apposta, leggendo poi la confezione della crema, la toca, l'avete vista, stavo a dire la toglia pure io. Mannaggia. Leggendo sulla confezione, qui c'è scritto proprio idrotermal e parosar con brocia. No, forse qui non sta scritto. Stava scritto stava scritto sulla scatolina di cartone. Diceva cuidado com'era? No, expertos en cuidado termal, quindi esperti nella cura termale. Allora, una bella insaponata ci è uscita fuori, eh. Alla fine sto pennellino fa assolutamente il suo lavoro, l'avete visto in video, insomma. Non vi ho detto niente perché penso che parla da solo. Ok? Ci potrei mettere pure un pochino più d'acqua, però per ora la lasciamo così, anche perché è R41. Diamogli un po' di protezione, visto che appunto noi non lo stiamo aiutando con saponi con chissà cosa, stiamo dando saponcino da banco, quindi ci ho montato sull'R41 la mia adorata Super Iridium e ho centrato? Sì. Ora mi sposterò un pochettino perché devo guardarmi allo specchio. Cominciamo. Come vi dicevo nello scorso video, visto che ho appesantito la testina, perché sto sul manico dell'impero che è molto pesante, mentre il manico normale d'R41 è più leggero, con questo bisogna proprio andarci con la mano leggera, leggera, bisogna far lavorare il manico e la testina. La metti lì, lo lasci passare. Ah, per ora non sta succedendo niente. Anche se un po' di protezione in più mi sarebbe piaciuta. Però ce lo facciamo andare bene, dai. Mo se mi ricordo ve lo faccio vedere da vicino la testina del 1041, così vi spiego perché ho detto che secondo me c'ha le geometrie perfette. Ci voleva proprio una bella sbarbata, ragazzi, ci voleva tutta. Sono appena uscito da un periodo di 2-3 settimane di esami che sono state super stressantissime, veramente, non vi dico, insomma, l'inferno no, insomma, non esageriamo. Però, diciamo che c'è tanto da fare. E non ho mica finito, mo ho finito per oggi, per questa settimana. Ma da domani si comincia a studiare per la settimana dopo e quella dopo ancora. C'avrò tipo, penso, quant'è? 5? 4 o 5 progetti da consegnare entro il 20 di dicembre. E non l'ho neanche cominciati perché ce l'hanno dati adesso. Ma facciamo anche questo. Mi sta piacendo la vita da Erasmus. Ovviamente, casetta da solo, bagno privato. Penso veramente la scelta più azzeccata che ho fatto per questo Erasmus. La camera col bagno privato. Così possiamo fare anche i video, possiamo vederci. Ma infatti, io vi voglio dire, non vi abituate alla cadenza settimanale. Se adesso ce l'abbiamo perché sto qui. Ma quando torno a casa, raga, io normalmente vivo in una casa abbastanza piccola che difficilmente è libera e dove il bagno è uno solo. E che posso fare video e magari mi entra mio fratello che deve fare la cacca? Cioè, non mi pare proprio ideale. Perché mi sto a passare di rasoio sulla pelle secca? Perché sono un clown. Ecco, e a proposito di clown, a questo punto, già che ci stiamo, tra una passata e l'altra vi voglio far vedere, finalmente, dopo una settimana di tempo, sta testina dell'R41, ma magari gli diamo una bella sciacquatina così almeno non è brutto, eh? Allora, anzitutto di profilo, ok? Spero l'abbia messa a fuoco. Bello, cioè mi piace proprio. Denti che fanno sembrare un rasoio aggressivo, ma che aggressivo non è, come vi dicevo, è un rasoio che va saputo utilizzare, va usato con cura, senza, insomma, bisogna un po' pensarci, non è uno di quei rasoi che ti fai la barba e vai alla grande. Vai alla grande, ma devi starci attento.
E per quanto riguarda la fuoriuscita della lametta, come poggia sulla barra, eccetera, io vi voglio dire che la lama che esce da sta testina, praticamente, spero di riuscire a farvela vedere, mo ve lo giro un po'. Se non ha messo a fuoco, scusate, brutta figura. La lama esce pochissimo dal cap del rasoio. E poggia quasi sui denti, il che vuol dire che il gap è veramente ridotto al minimo. E l'esposizione, cioè, sembra quasi che non ci sia, anche se in realtà c'è. La lama è curvata molto poco, ok? Molto poco. E tutta questa serie di accorgimenti fanno sì che la lama sia molto saldata alla barra, molto ferma, no? Specialmente per il fatto che esce molto poco dal cap. Quindi la lama non vibrerà. Perché ci sono dei rasoi che fanno uscire molto di più la lama dal cap e lì allora se metti una lametta più morbida rischi la vibrazione della lametta, vibrazione che poi può portare insomma a provocarti delle irritazioni, specialmente in casi in cui hai la famosa barbatura pelle sensibile, no? C'hanno tutti la barbatura con la pelle sensibile. È divertente. Vabbè, è una situazione che insomma che tra gli uomini succede spesso. Ma andiamo alla seconda. Oh, prima che mi sto a perdere troppo in parole, raga. Mo pure tra una testa e l'altra. Dicevo, comunque è una situazione molto comune tra uomini, no? Quella di avere la barba dura e la pelle sensibile. Io la pelle sensibile ce l'ho perché ho una pelle che si segna molto facilmente ed è lenta a cicatrizzarsi. Ste punte del pennello sono ispide, specie in seconda passata si sente di più. Dà più fastidio. All'inizio non mi dava fastidio perché avevo 3-4 giorni di barba ed era quasi piacevole. Quando c'hai invece già la pelle liscia è un po' meno piacevole. Infatti non penso che lo riutilizzerò spesso sto pennello, qua sono sincero. Guardate che bella schiumozza che fa sta crema. Eh? Vabbè, chiaramente non è chissà che, però solito discorso, per quello che costa. Apro troppi discorsi tutti assieme, quindi mi perdo. Però mi stanno arrivando in questi giorni tanti bellissimi commenti sotto ai video. Mi dicono sembri fatta apposta per stare davanti alla telecamera. A me, ve l'ho detto, insomma, non può che farmi piacere leggere queste cose, anzi, proprio scarica le endorfine alla grande. Proprio quando mi arrivano questi commenti mi viene il sorrisone a 32 denti, sono contentissimo. Spero solo di non montarmi troppo la testa. Perché cioè, letteralmente non mi è arrivato neanche un commento negativo, capite? Quindi è difficile regolarsi. Cioè, se sto facendo una cosa sbagliata, posso saperlo, ma devo esserne perfettamente consapevole io. Non è che c'è qualcuno che viene da me e mi dice: guarda, fai così. Oppure non mi piace che fai così. Allora io ti posso rispondere: guarda, posso migliorare, oppure magari a te non piace perché è il mio stile. Però capito, così sto un po' alla deriva. Fortuna che sono molto autocritico con me stesso, a volte anche troppo. Però sono contento di come sta andando questo canale, perché più che altro, insomma, non è che ho grosse pretese. Voglio semplicemente fare cose bene, senza sentirmi chissà chi, e condividere un momento con voi, con chi mi guarda. Senti come dai, eh? Ragazzi, voi dovete sapere che io sono un appassionato di ASMR, quindi prima o poi su questo canale un bel videetto ASMR lo vedrete. Però voglia, siccome le voglio far bene le cose, non mi posso mica mettere a fare l'ASMR col microfono del telefono. Serve microfonino fatto apposta, eh? Ci arriviamo. Piano piano ci arriviamo.
Oggi speriamo di non farci lo stesso taglietto che mi sono fatto nello scorso video. Che lì proprio ho sentito tic e ha cominciato a sanguinare per tutto il video, me ne sono reso conto dopo. Ci ho pazienza, signori miei. No, ho anche voluto riprovare il pennellino perché mi sono reso conto che, rivedendo lo scorso video, non è che sia venuto un montaggio chissà che. Ma questo è anche perché avevo utilizzato un sapone che era quasi finito e che quindi non avevo proprio prelevato adeguatamente, quindi era venuta proprio una schiumetta già la seconda passata insulsa. Invece già con questa crema prelevata, eh, insomma in dosi diciamo non generosissime, però forse anche un pochino di più rispetto a quello che servirebbe, è riuscito a fare, come potete notare, come potete aver visto, un bel montaggio. Qui ci ripassiamo dopo, perché chiaramente questo non è un sapone, no? Che ti lascia lo strato grasso dove puoi ripassare col rasoio quanto ti pare o la protezione. Questo passi il rasoio e devi ripassare il sapone. Se vuoi riavere un altro po' di scorrevolezza e tutto quanto. È chiaro ragazzi, se c'è una differenza, cioè ci dovrà pur stare qualche differenza tra saponi, creme che costano 2 euro e saponi, creme che costano 20-30. Altrimenti se fosse tutto uguale potremmo andare direttamente a risparmio, comprare la Proraso, la Palmolive, la Palmolive, preferisco la Palmolive. Anche se una bella Proraso rossa non la disdegno. Bella, buona. Non vedo l'ora anzi di ricomprarmela. Spero che non mi sto dilungando troppo col video, perché purtroppo sto difetto ce l'ho di chiacchierare. Il secondo video del canale proprio mi sono data la pazza gioia. Che era 36 minuti di video. Insomma, anche no, anche no. Un po' troppo. Poi ricapiterai perché sono sicuro, secondo me pure oggi. Mm, vabbè, ci sbrighiamo, dai, facciamo l'ultima passata. Vedo già qualche puntino rosso, ma poteva andare molto peggio. Facciamo giusto qualche ritocchino e poi basta così. L'ultima passata mi do soltanto spennellando, non mi metto a fare movimenti rotatori perché non mi va di sentire le punte ispide e poi con la pelle che ormai si è sensibilizzata dopo il passaggio del rasoio. Non voglio rischiare irritazioni. Ecco, vai, bella sgocciolosa. Questa è proprio scorrevolezza pura. Un odore che proprio mi rilassa. Cioè, sto alle terme, raga. Sto alle terme. Bello. Non vedo l'ora di tornarci. Allora, guarda come ho messo sto rasoio. Ecco qua. Procediamo a palparci. Vediamo dove è rimasto il pelo. Vai, un po' qua. Qua. Qui niente, qua. Ok, qui sul menta voglia. Sta rasoio con una passata veramente ti annichilisce il pelo, ecco, te lo annichilisce proprio. Qui, vai. Baffo. No, c'è niente. Qua. Ecco qua. E qua. Vai, momento della verità, speriamo che non tagliasse. Forse qualcosa me lo so fatto.
Vabbè, ho parlato. Il solito clown. Vai, sciacquiamoci. Volo, movemose. Che qui non ci abbiamo tempo da perdere. Ho pure fame, mi devo preparare la cena. Di solito sti video li faccio che ho già mangiato. E oggi no. Oggi sono tornato da lezione un pochettino prima. Questo è quello che era rimasto nel pennello, quindi neanche troppo. Guardate che strano effetto che fa questa crema, no? Resta un po' appiccicata alla mano. Più che a separarsi, vedete? Però ha fatto il suo. Vedi, eccoli. L'ho sentiti proprio. L'ho sentiti proprio, vabbè. Non ci vergogniamo, ragazzi. Oh, R41. Che cacchio. Bisogna affinarci la tecnica. Poi capita la giornata che te esce la sbarbata perfetta e la giornata che te fai quei 2 puntini. Succede. Tra l'altro, oggi, a mia discolpa, vi devo anche dire che la barba era particolarmente dura, nonostante abbia fatto la mia solita cura con l'olietto, col detergente, come vi dicevo. Mi sono pure fatto la doccia poco fa. Capitano quelle giornate rigide che proprio non c'è niente da fare. Quindi tra un pochino penso che arriverà l'ora di provare un bel pre-barba, così vediamo se effettivamente fanno il loro o no. Voglio tastare con mano. Con la mano e con rasoio. Arrivo, Sono lenta a sciacquarmi la faccia perché oltre all'acqua che non esce calda, adesso sta uscendo calda, adesso, ma esce pure piano. Poi ogni volta ne pastrocchio tutto qua, sull'orecchio, sull'orecchino, sul collo. Sicuramente non sono molto ordinato quando faccio queste cose. Ci provo. Bello, però senti quanto sono liscio, quanto è bello. Quanto è bello essere lisci. Cioè, mi diverto proprio, capito? Poi quando finisco che sto proprio liscio che non c'ho pelo, dà proprio soddisfazione. Anche se non è che vado alla ricerca spasmodica, raga, perché se sento che mi devo fermare, mi fermo. Bisogna pure essere consapevoli dei propri limiti. Oh, fatemela usare sta parola consapevole, no? Sarò pure il tonsore consapevole. Fatemi usare la parola magica. Se sento che la pelle sta urlando, già con una passata, insomma, di traverso o di contropelle, basta, ci si ferma. La rasatura deve essere un piacere, un comfort. Mica... Sì, può essere anche una sfida, ma mica tutti i giorni. Cioè quella volta che sei magari anche un po' giù di morale, sai, devo fare quella sbarbatina per ritirarti un pochino su di morale, sai quelle volte che mi è successo? E esci dal bagno col sorriso, no? Con le macchie di sangue e non so che. Però, poi ogni volta faccio durante il video, guardate, che bello, sono andato sotto pelle. Poi mi rivedo dal video e, e c'ho i punti rossi. Però vi assicuro, vi giuro, che la telecamera li fa vedere molto di più. Perché io in realtà mi sto guardando allo specchio e non è che ho delle cosine qua, ma proprio, ecco, già levate praticamente. Poi c'è pure da considerare che nel giro di un quarto d'ora tutti questi rossori, se ci sono, spariscono, quindi neanche si pone il problema. Giusto, ecco, qui sul baffo, perché purtroppo l'ho proprio sentiti, e sul baffo mi ci crescono gli spilli, purtroppo. Però per il resto, dai. Sono molto soddisfatto. Quindi, ce lo mettiamo un goccino di questo? Ma... No. Così vediamo. Sfatiamo sto mito che per usare R41 servono i super saponi. Basta pure la cremina. Vabbè, raga, scherzo, poi ovviamente dipende dai vostri gusti, dipende dal tipo di pelle che avete. Evidentemente, cioè, sentiamo se mi brucia o no. Se no faccio soltanto una figuraccia. Vai, Floyd. No, non più del normale, dai. Leggero bruciorino, scomparso adesso. Bello. Mi piace il Floyd. Mi piace proprio. Mi sono innamorato. Cioè, vi giuro, raga.
Non me l'aspettavo che mi potesse piacere così tanto sto nuovo barba. Eppure è successo. Se lo senti dalla bottiglia, le prime volte che l'ho sentito, dalla bottiglia mi sembrava che sapesse un po' de vecchio, sai? Però mettendolo così, tralasciando che insomma è molto volatile come profumazione, quindi già tra mezz'ora non la sento più, ma neanche. Però è proprio piacevole, la bottarella di mentolo, nonostante ci siano 13 gradi, è comunque piacevole. Perché non è esageratissima secondo me. E quindi niente, ecco, ho la pelle, cioè, un post che non è super elevato, adesso mi sento proprio la pelle sgrassata. Mi piacerebbe sentire la pelle un po' più morbida, no? Un pochino più vellutata. Se avessi messo il balsamo probabilmente mi avrebbe dato quella manina da ammorbidire, ma ormai non l'ho messo. Di solito preferisco metterlo prima dell'after alcolico e, e basta. Però che dite ragazzi? Ecco, madonna mia. Se non combino un pastrocchio a video, raga, non so contento, eh. Visto che qui sta continuando a sanguinare un puntino di gel emulsarico, ce lo mettiamo, lo facciamo agire e posso ritenere la mia sbarbata conclusa con un discreto successo, dai. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Quindi ragazzi, cosa dirvi? Spero di non averci messo troppo tempo. Forse ce l'ho messo. Io vi ringrazio per avermi seguito nuovamente, vi ricordo i link per le donazioni e per le affiliazioni, eccetera, se volete, che poi oggi per voi sarà pure Black Friday su Epoca Barberia, mi pare che c'è sta almeno 35% su tutto, quindi se c'è qualcosa che vi ispira approfittatene, se invece, ripeto, volete evitare un acquisto di troppo per il Black Friday, indirizzate quei soldi su una bella donazione che non fa mai male. E vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!